Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto per esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ciao Marco, come stai oggi? Ciao Sofia, sto bene, grazie. E tu? Anche io sto bene. Oggi voglio parlare di cibo italiano. Ti piace il cibo italiano? Sì, adoro il cibo italiano. Mi piacciono gli ingredienti semplici e i sapori deliziosi. Anche a me. Il cibo italiano è molto gustoso e sano. Spesso cucino pasta, pizza e insalate. Anch'io preparo molti piatti italiani. Mi piace fare il sugo di pomodoro fresco, risotto e bruschetta. Sembra fantastico. Voglio sapere di più sulle tue ricette e ingredienti preferiti. Certo, Sofia, ti condividerò alcune delle mie ricette italiane preferite e gli ingredienti che utilizzo. Grazie, Marco. Iniziamo con la pasta. Qual è il tuo piatto di pasta preferito? Adoro gli spaghetti con il sugo di pomodoro. È semplice e molto gustoso. Come fai il sugo di pomodoro? Uso pomodori freschi, aglio, olio d'oliva e basilico. Cucino i pomodori finché non sono morbidi, poi aggiungo aglio e olio d'oliva. Lascio sobbollire e aggiungo basilico fresco alla fine. Sembra facile. Anche a me piace aggiungere un po' di sale e pepe. Sì, sale e pepe sono importanti. A volte aggiungo un pizzico di zucchero per bilanciare l'acidità dei pomodori. L'ho provato prima. Rende il sugo molto morbido. Per gli spaghetti faccio bollire la pasta in acqua salata finché non è al dente. Poi la mescolo con il sugo e spolvero un po' di formaggio parmigiano grattugiato sopra. Adoro il parmigiano. Rende il piatto ancora migliore. Ti piacciono altri piatti di pasta? Sì, mi piace anche la penne con il pesto. Il pesto si fa con basilico, aglio, pinoli, olio d'oliva e formaggio parmigiano. Il pesto è delizioso. A volte faccio un'insalata di pasta con penne, pomodorini, mozzarella e rucola. Sembra molto fresca e sana. Voglio provare quella ricetta. Ti manderò la ricetta più tardi. E per quanto riguarda la pizza, fai la pizza a casa. Sì, la faccio. Adoro preparare la pizza fatta in casa. Uso una ricetta semplice per l'impasto con farina, acqua, lievito e sale. Questa è la ricetta base. Anche io uso quella. Dopo che l'impasto lievita, lo stendo e aggiungo i miei condimenti preferiti. Quali condimenti ti piacciono? Mi piace usare il sugo di pomodoro, mozzarella e basilico fresco. A volte aggiungo funghi, olive o salame piccante. Adoro i funghi e le olive nere sulla mia pizza. Mi piace anche un po' di origano. L'origano è un'erba italiana classica. Dona un bel sapore alla pizza. Sì, e a volte spolvero un po' di peperoncino se voglio che sia piccante. È un'ottima idea. La pizza fatta in casa è divertente da fare e molto gustosa. Sono d'accordo. È anche un'opzione sana perché puoi scegliere ingredienti freschi. E per le insalate? Fai insalate italiane? Sì, adoro le insalate italiane. Spesso preparo un'insalata semplice con misticanza, pomodori, cetriolo e olive. Anche io faccio quel tipo di insalata. La condisco con olio d'oliva, aceto balsamico, sale e pepe. L'olio d'oliva e l'aceto balsamico sono i migliori per le insalate italiane. A volte aggiungo formaggio feta o avocado. L'avocado non è molto tradizionale, ma è molto sano. Mi piace aggiungere delle noci per il croccante. Sembra delizioso.
A volte aggiungo un po' di tonno o uovo sodo per renderla più sostanziosa. Sì, un'insalata sostanziosa è perfetta per il pranzo. Ora voglio chiederti del risotto. Cucini risotto? Sì, lo faccio. Adoro il risotto. Il mio preferito è il risotto ai funghi. Anche a me piace il risotto ai funghi. È molto cremoso e ricco. Per fare il risotto hai bisogno di riso arborio, che è un riso a chicco corto. Hai anche bisogno di brodo, cipolle, aglio e formaggio parmigiano. Esatto. Soffriggo le cipolle e l'aglio in olio d'oliva. Poi aggiungo il riso e mescolo. Aggiungo lentamente il brodo fino a quando il riso non è cotto e cremoso. Mi piace aggiungere funghi freschi e un po' di vino bianco per un sapore extra. Il vino bianco rende il risotto molto speciale. Aggiungo anche prezzemolo fresco e una spolverata di pepe nero alla fine. Sembra perfetto. Voglio provare la tua ricetta la prossima volta che cucino risotto. Te la scriverò. Il cibo italiano non riguarda solo le ricette, ma anche gli ingredienti freschi. Quali ingredienti usi sempre? Uso sempre pomodori freschi, aglio e basilico. Uso anche olio d'oliva di buona qualità e formaggio parmigiano. Anche questi sono i miei ingredienti preferiti. Penso che gli ingredienti freschi rendano il cibo più buono. Sì, cerco di comprare verdure e erbe fresche al mercato locale. Anche io faccio lo stesso. Mi piace anche usare ingredienti di stagione. Ad esempio, in estate, uso molti pomodori e basilico. E in inverno uso verdure a radice e verdure a foglia robusta. Esattamente. Cucinare con ingredienti di stagione è molto sano e delizioso. Mi piace anche usare spezie come origano, timo e a volte un po' di peperoncino in polvere. L'origano e il timo sono molto importanti nella cucina italiana. Aggiungono molto sapore senza essere troppo forti. Sì, e mi piace sperimentare con diverse erbe. A volte provo rosmarino o salvia. È fantastico. Sperimentare con le erbe rende ogni piatto unico. Voglio chiederti dei tuoi metodi di cottura. Come cucini di solito? Mi piace usare metodi semplici. Spesso soffriggo verdure in olio d'oliva, faccio bollire la pasta o cuocio in forno. Anche io uso quei metodi. Mi piace cuocere la pizza e arrostire le verdure in forno. Arrostire le verdure ne esalta la dolcezza naturale. Sì, e bollire la pasta in acqua salata la rende perfetta. Mi piace anche cuocere a vapore alcune verdure per un contorno sano. Cucinare a vapore è un buon metodo. Mantiene i nutrienti nelle verdure. Cerco di usare metodi di cottura sani e affinché il cibo non sia solo gustoso, ma anche buono per te. È molto importante. A me piace anche servire il mio cibo con un po' di pane fresco alato. Il pane fresco è un must nei pasti italiani. Adoro intingerlo nell'olio d'oliva o usarlo con il sugo di pomodoro. Ti piacciono i dolci? Qual è il tuo dolce italiano preferito? Sì, adoro i dolci italiani. Il mio preferito è il tiramisù. Il tiramisù è delizioso. A me piacciono anche la panna cotta e i cannoli. Il tiramisù si fa con caffè, mascarpone e savoiardi. È molto cremoso e dolce. Adoro il sapore di caffè nel tiramisù. La panna cotta è molto semplice da fare con panna, zucchero e gelatina. Sì, e i cannoli sono pasticcini croccanti ripieni di ricotta dolce. I dolci italiani sono sempre così ricchi e saporiti. A volte faccio un'insalata di frutta semplice con frutta di stagione per un dolce leggero. È un'ottima idea. La frutta fresca è sempre sana e rinfrescante.
voglio chiederti se hai dei ristoranti italiani preferiti. Sì, ne ho. C'è un ristorante piccolo vicino casa mia che serve la migliore pizza e pasta. Sembra bello. Mi piace visitare una trattoria locale nei fine settimana. Adoro le trattorie. Di solito sono molto accoglienti e il cibo è fatto in casa. Sì, e spesso ordino un bicchiere di vino rosso con il mio pasto. Il vino rosso è un abbinamento perfetto per il cibo italiano. Rende il pasto ancora più speciale. Mi piace anche provare diversi piatti quando vado al ristorante. A volte ordino un risotto o una pasta di mare. È una buona idea. Mi piace assaporare cose nuove ogni volta che visito un ristorante. Il cibo italiano è così vario. Ci sono molti piatti regionali da esplorare. Sì, ogni regione ha le sue specialità. Ad esempio, a Napoli la pizza è molto famosa e a Bologna hanno sughi di carne ricchi. Voglio viaggiare in Italia un giorno e provare tutti i cibi diversi. Anche questo è il mio sogno. Voglio visitare un mercato locale in Italia e imparare dai cuochi. Penso che sarebbe un'esperienza incredibile. Possiamo imparare tantissimo sulla cucina e sugli ingredienti freschi. Voglio anche chiederti se cucini spesso a casa. Cucini spesso cibo italiano per la tua famiglia. Sì, lo faccio. Cucino cibo italiano quasi ogni giorno. Alla mia famiglia piace molto. È fantastico. Spesso cucino per i miei genitori e mia sorella. Chiedono sempre pasta o pizza. Anche la mia famiglia ama la pasta. A volte lascio che mio fratello più piccolo mi aiuti in cucina. Gli piace mescolare il sugo. È divertente. Cucinare con la famiglia rende il pasto ancora più speciale. Sì, è un buon modo per passare del tempo insieme. A volte invito i miei amici per una festa di cucina. Facciamo pizza e condividiamo ricette. Mi piacerebbe partecipare a una delle tue feste di cucina. Sei sempre il benvenuto, Marco. Possiamo provare nuove ricette e imparare l'uno dall'altro. Sembra un piano fantastico. Voglio chiederti se hai dei libri di cucina italiani o siti preferiti. Sì, ho alcuni libri di cucina. Uno dei miei preferiti è un libro sulle ricette italiane tradizionali. Ha istruzioni semplici e belle immagini. Mi piacciono quel tipo di libri di cucina. Seguo anche alcuni blog di cucina che condividono ricette italiane semplici. I blog di cucina sono molto utili. Spesso cerco nuove ricette di pasta online. Anch'io. Mi piace guardare video di cucina. Rendono facile imparare nuove tecniche. A volte provo una nuova ricetta nel fine settimana. È divertente sperimentare in cucina. Sono d'accordo. Cucinare è un'attività creativa. Mi sento sempre felice quando preparo un pasto delizioso. Prima di finire, potresti condividere una ricetta semplice con me? Certo, ti darò la mia ricetta per gli spaghetti con il sugo di pomodoro. Sarebbe fantastico. Voglio provare a farli a casa. Ecco la ricetta. Ti servono 200 g di spaghetti, 4 pomodori freschi, 2 spicchi d'aglio, 2 cucchiai di olio d'oliva, alcune foglie di basilico, sale e pepe. Sembra semplice. Cosa faccio per primo? Prima fai bollire una pentola d'acqua e aggiungi un po' di sale. Poi aggiungi gli spaghetti e cuocili finché non sono al dente. Al dente significa teneri al morso, giusto? Sì, esatto. Mentre la pasta cuoce, puoi preparare il sugo. Trita l'aglio e i pomodori. Li triterò finemente. Scalda l'olio d'oliva in una padella.
Aggiungi l'aglio e soffriggi finché non diventa dorato. Poi aggiungo i pomodori. Sì, aggiungi i pomodori tritati e mescola. Lascialo cuocere per circa 10 minuti finché i pomodori non sono morbidi. Aggiungo il basilico adesso. Alla fine, puoi aggiungere il basilico fresco, sale e pepe a piacere. Mescola tutto bene. E poi mescolo il sugo con gli spaghetti. Esattamente. Scola gli spaghetti e mescolali con il sugo. Puoi spolverare un po' di formaggio parmigiano sopra, se vuoi. Sembra delizioso. Proverò questa ricetta per cena stasera. Spero che ti piaccia. Il cibo italiano è tutto incentrato su ingredienti freschi e cottura semplice. Grazie per aver condiviso tante idee con me oggi, Sofia. Ho imparato molto sul cibo italiano, sulle ricette e sugli ingredienti. Di nulla, Marco. Mi piace sempre parlare di cibo e cucina. Ti manderò la ricetta e alcune foto più tardi. Non vedo l'ora. Magari la prossima settimana possiamo cucinare insieme e provare una nuova ricetta. È una grande idea. Pianifichiamo una giornata di cucina. Sì, sono entusiasta di imparare di più sulla cucina italiana e condividere i nostri piatti preferiti. Grazie ancora, Marco. Buona giornata. Grazie, Sofia. A presto. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.